Nuggets. Ce n'è rimasta una sola. Chi è che ha mangiato il mio nugget, innanzitutto? No, non guardare perché io non ho toccato neanche Chi ha quello che devo. mangiato il mio nugget? No, guarda, ti do questo qui così taci. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. For this episode, Scienza is back in the Mensa, and it's Burger Day. Stevie and Scienza talk wine and McDonald's pairing with our very own Gen Z expert Mattia. Check out the surprising result and which wine got the job done. Gran crispy sono panino? Big Mac, 9 nuggets, patatine fritte grandi Sì? e un double cheeseburger. Welcome to another episode of Italian Wine Podcast. Basta mangiare, aspetta un attimo. No, fame io, Okay, to another, I guess we called it Scienza in the Mensa series. Scienza in We the did Mensa. pizza a couple of weeks ago with the Pizza Boy, featuring Pizza, Pizza Boy. Today it will be the Burger Boy. Hamburger boy. Yes. So what we're trying to do is to actually do some food and wine pairings of the food items that are readily available, especially to attract Per la bella pasta young audience. Allora, Mattia, oggi sei Burger Boy, non sì. Pizza Boy. Pizza Boy. Che tipo di... illustraci Boy. tutto il menu di... McDonald's. Yes, McDonald's, fast food today. Ok, vai. Ok, oggi abbiamo preso il wrap con il pollo croccante e il parmigiano reggiano. Ta-da! Cosa vuol dire? C'è il pollo croccante dentro e una salsa al parmigiano reggiano. Ok, va bene. Poi abbiamo preso il filetto fish, panino classico col pesce. Ma c'è formaggio anche dentro? Sì. A te non puoi mangiare, giusto? Ok. Esatto, poi abbiamo il Big Mac, classico Big Mac del McDonald's. Formaggio anche lì. Sì. Il double Non puoi cheeseburger. mangiare te. No, te l'ho Ma detto. E il crispy McBacon, grande con classico del formaggio? McDonald's. È chiaro quello, E il My Selection con il pollo croccante. E formaggio. No, non c'è Non formaggio. c'è formaggio, E poi? in teoria. E chicken McNuggets e le patatine. Grande, classico intramontabile del McDonald's. Allora, i vini che abbiamo preparato oggi, fate vedere la lista. No, aspetta un attimo, non abbiamo cominciato. Un attimo solo. Devo Abbiamo Shiraz, eccolo lì. Ok. Abbiamo Shiraz di Cortona. Shiraz. Un classico. Ok. Sono freschi, belli freschi. Poi abbiamo Prosecco, Rosé. E poi abbiamo un Suave. Ok. Poi abbiamo un Alba È Rossa. un incrocio fra la Barbera e il Rossa. Nebbiolo di Dronero. E poi abbiamo Moscato Giallo. Che stava a prendere gioia. Poveri noi. Come poveri noi. Ecco, quella roba lì fatto giallo, veramente una cosa... Poi un Pinot Nero, che volevi te. Abbiamo preso un Pinot per te. bene. Ok, allora cominciamo. Crispy. Si comincia con crispy. Col crispy. Ok. Lo divido? Sì, dividi in 4. Ok. E che vini abbineresti? Adesso bisogna vedere che salsa c'è dentro lì. Che salsa c'è dentro? È una salsa a base di cetrioli, ketchup, aceto. Ecco, allora ci vuole un vino che pulisca bene. Io metterei un prosecco lì. Prosecco. Il nostro, comitato invece hanno suggerito Shiraz con Cortona. Cosa dici? Ma con quel salsa d'aceto è un po' dura la cosa, Se Allora, c'è una salsa facciamo un d'aceto, ogni vino viene distrutto dall'aceto, quindi un vino che si potrebbe accettare è il prosecco, insomma quello. Vagamente aceto.
Allora, cosa dici, giovane? Quindi proviamo il crispy con il prosecco. No, non è un prosecco, è un soave. Questo in realtà è un gambellare doc, ok? Un extra dry o con, diciamo, Shiraz. Mangia e poi mi dici. E cosa dice? Questo è interessante, aiuta molto a sgrassare i numerosissimi grassi contenuti dentro questi panini. Ma sì, ci vuole qualcosa che lo pulisca. Che pulisca, è vero. Allora il prosecco andava bene. Hai provato questo? Anche quello va bene secondo me, perché è uno Shiraz in cui c'è una parte di macerazione carbonica, lo senti? E non ha tannino. No, it's good. It's Anche il good. rosso molto buono. Ok, andiamo sul prossimo. Chicken wrap. Il professore può mangiare chicken wrap. Questo è pollo. Pollo parmigiano e... Un pezzettino piccolo piccolo. Sì. No, più piccolo. Altrimenti poi si sfalda tutto, ecco. Va bene. Questo Ecco, bravo. è cartone questo. Ok. Allora, questo l'hanno abbinato con prosecco rosé. Oh, e questo fantastico. La padina. No, padina. Ok, assaggiamo questo qui con Pollo. rosé. È difficile mettere il vino assieme a questo qua. C'è qualcosa nella salsa che contrasta il vino. È vero. Dà un senso di... Deve essere quella salsa che non è solo di formaggio ma anche di qualcos'altro, di quella radice, come si chiama? Ah, rafano. Rafano. Secondo me c'è del rafano qui dentro. Potrebbe, anche se non sento quel piccantino. Ma sarà attenuato dalla maionese. Vero. Ok, we're ready for the next one. Next one is filet fish. E qua le ragazze hanno suggerito suave. Allora, cosa dici questa? Io sento la salsa all'aneto. Salsa? All'aneto. Cosa vuol dire? Dill. Oh, dill, sì, dill. Cosa dici? Con suave. Va bene, molto bene. Direi che è un bellissimo... Forse per me questo è l'abbinamento Buona migliore finora. Ma anche quello del primo, Anche il primo non era anche il male. primo non era male. Con Shiraz. Con lo Shiraz, sì. Meglio di prosecco, vedi, hanno indovinato i ragazzi. Ok, let's go to the next one. One. Big Mac. Big Mac. E loro hanno abbinato con alba rossa. Te lo metto qui. Allora, assaggiamo questo. Senape, c'è maionese. Innanzitutto come alba rossa, come Alba rossa è un incrocio fatto tra? da morettini tra Barbera e questo nebbiolo di idronero, chateau francese, fatto negli anni 40 da questo professore di Torino che lo stanno piantando nell'Astigiano in questo momento. Cosa dici di questo abbinamento allora? Ma mi sembra un po' forte. Preferisco il soave, ci devo essere sincero. Con questo Salame è molto hamburger. buono. Se devo essere sincero, il soave mi sembra, Anche con questo hamburger. per me poi, c'è lo chateau, c'è l'alba rossa mi sembra un po' troppo tannico. Tu cosa dici, giovane? Io pure, secondo me, il rosso è un po' troppo aggressivo. E Shiraz? Provate con Shiraz. Sì, forse lo Shiraz. Shiraz e l'altro rosso, giovane. Primo Sì. rosso. Sì, è più morbido. Quindi a te piace... Un giovane non berrà mai un vino che dà dell'amaro. Ok, allora andiamo sul prossimo. My Selection. Dare anche, Questo, viene anche un Barto? vino un po' più strutturato. Eh?
Da qui può andare bene anche C'è un po' forse al di Barocco. verdura. Hey, there's a bit, Healthy fast food. un po' di verdura. Hello. Ok, allora questo si chiama My Selection e è il panino di Joe Bastianich. Hello Joe, your panino. E comunque i ragazzi hanno abbinato con, Moscato. no, Dai. con gambellara, che è questo secondo. Ok, assaggiamo. What is this? Ma che cos'è questa? È un pollo? Ah sì, è pollo impanato. No, ma non mi fa impazzire questo panino. Ma Sincero. Sarebbe quello nero? Cos'è questa salsa? Dovrebbe essere una salsa al pepe con l'asiago. Ma il trucco di questi panini è la salsa. Se tu tiri via la salsa... Cioè, è l'unica cosa che te lo fa scendere. Esatto, sono tutti uguali. Che sia pollo, che Però sia mandorla. sicuramente, comunque è il metodo classico, Sì, sì, va bene, benissimo, sono pulisce d'accordo un anch'io. pochino. È il più universale, diciamo, ecco. Ok? E ora andiamo al tuo preferito, Cioè, Chicken non McNuggets. ce n'è più praticamente, l'ho mangiato tutto io. Ok? Io prendo una. Finalmente qualcosa da non dividere, Sì. qualcosa da non tagliare. Ok? Ecco. E i ragazzi avrebbero abbinato con thai rosso, che non c'è. Visto che non c'è, pino nero. Anch'io pino nero va bene con tutto. Ok, allora abbiniamo. Ti stai mangiando anche patatine che non è nel menu, però. Ma è un complimento. Mm. C'è scritto qui, guarda. Non c'è scritto. Sì. No, non c'è scritto. Patatine, guarda qua. Ah, patatine. Ok? Chicken McNuggets o pino nero? È troppo amaro. Questa è una cosa da intenditore, un giovane. Non 2019. Non verrà mai un pino nero o un vino che gli dà questa storia di amaro in bocca. You know what? Io ho ancora un po' di crispy, vediamo. Ma secondo me non è il vino giusto. Cosa dice? Per me è poi Ok. Allora, Alright. l'ho provato sia con i nuggets che con i crispy. Con i nuggets purtroppo non ci siamo, cioè è troppo amaro. le salse, sì, troppo Mentre amaro. col crispy già un po' meglio, però c'è sempre quel retrogusto amarognolo. che- E Prendi un po' di- ricordi che un giovane non berrà mai un vino amaro. No, basta. Sto patatine con... L'hai già mangiate? Ne avevo presa una sola. Ah, no, dobbiamo fare patatine con Di chi è moscato questo qui? giallo. Ah? Di chi è? E Maelli. Vabbè, ma Eli è brava. Ok, allora moscato giallo con patatine. Non va mica bene. Il profumo è straordinario, il profumo sembra un profumo, Però troppo aromatico Chanel. per la... però in bocca c'è quell'amaro che ha tutti i moscati. Torna all'amaro. I moscati sono o sono dolci, sono piacevoli, ma se li porti a secco non c'è niente da fare. Però le patatine, ascoltami, patatine è un elemento comunissimo. Tra i vini che abbiamo bevuto finora, quale potrebbe essere quello più... Beh, io ho due sono a me i vini più interessanti. Uno è il Soave, sicuramente un vino molto, come si dice, versatile, può andare bene per tutti quanti questi, perché non devi pensare di avere un vino per ogni tipologia di hamburger. Tu devi trovare un vino universale per tutti gli hamburger. Se uno vuole rosso, prenderei lo Shiraz. Devo dire che Shiraz è Se molto uno ama le tondo bollicine va e- bene il Gambellara, ecco. E abbiamo un altro double. Abbiamo finito? Double cheeseburger. Sì, mangiamoli. E loro hanno abbinato con pino nero. Pino nero non è un vino giusto. Io avrei preferito dei rosé, per esempio, non c'è neanche uno. O non ne avete un bandolino, per esempio. Rosé, poteva andare benissimo. Cioè, rosé. Un rosé pugliese, per esempio.
Sussemanello, come si dice? No, ma anche da uva di Troia o da Negroamaro, insomma. Ecco. La finish Syrah si salva. Allora, questo è come una puntata dedicata ai giovani. Diamo la parola a giovane. Saresti te, perché guardaci. Guardaci. Perché hai apprezzato il suave? Perché Dici con le tue parole. con le mie parole. Dunque, ricopre un po' il ruolo della verdura, quello era il compito di rinfrescare sostanzialmente il palato. Cosa ne pensi di questa? Vabbè, no, è perfetto. Ricopre il ruolo della verdura. Rinfrescante. Ricopre il ruolo della verdura. Bellissima questa cosa qua. Con un effetto rinfrescante. Ok, poi? E poi devo dire che il secondo bianco che abbiamo provato, se non sbaglio, o era un prosecco? Non è prosecco, No, gambellare, gambellare. metodo classico. Scusatemi. Devo dire che anche quello, e sostanzialmente arriviamo alla conclusione che il bianco riesce ad accompagnare meglio il fast food. Anche perché il gambellare è un po' dry, o extra dry addirittura. Questo un in po' dolce. realtà è extra dry. È un po' dolce. Forse per quello. Sì, da giovane gli va bene quello. Sì, quindi, però dal naso non è prosecco, però magari sul palato un pochino questo effetto di extra dry. No, in bocca si sente questo dolce, ma le salse, queste salse qui hanno bisogno di vini dolci. Un po' ricoprente. dolci, un po' morbidi. Non puoi, Ok. non puoi mettere dentro vini tannici, And what else? perché danno subito l'amaro. Con quelle Il salse rosso purtroppo non sono riuscito a trovare l'abbinamento giusto. Allora, quindi se tu dovessi fare l'abbinamento, quello che ti è piaciuto di più, per i tuoi amici, Assolutamente il suave. con che cosa? lì, con tutto. Con tutto bene o male, perché sgrassa. Ha veramente... Ma te sei di È Verona? vegetale. Io... Sni? Sì e no. Fa il ruolo del vegetale, dice. Sì. No, ha detto ricopre il ruolo del vegetale. Sì, questa verdura. cosa, vabbè. Ok, all right. Quindi, that's a wrap. Tune in next week for your next serving of Everybody Needs. Barbarano è Cos'è la questo? è la Non abbiamo località. ancora bevuto questa. No, è la Cos'è località. questo? Tai, ho scritto qui, guarda qui. C'è scritto Thai. No? Vedo scritto. C'è No. scritto Thai. No, Tai è qui. Non c'è scritto Thai. Ma sei sicuro che il Thai è rosso? Sono sicuro che Tai è così. No, da dove c'è scritto Thai? A Colli Belli c'erano solo quello. A Colli Belli c'erano solamente Grenache. Tai. Ok, allora Che è il proviamo. Toccai rosso lo chiamavano loro. Allora dobbiamo... era il vino che mancava. Andava abbinato con... No, andava abbinato nuggets. con nuggets. Nuggets. Ce n'è rimasta una sola. Chi è che ha mangiato il mio nugget? Innanzitutto. No, ma non guardare, perché io non ho toccato neanche Chi ha quello che dovevo. mangiato il mio nugget? No, guarda, ti do questo qui così taci. Perché non... Io prendo il wrap col pollo, che comunque c'è pollo. No, allora dividiamo. Non voglio mangiare niente. No, però dobbiamo abbinarlo con Thai. Io l'ho già abbinato veramente. Ok, assaggiamolo. Dobbiamo assaggiarlo. Schifezze. Però devi bere anche il vino. Lo devo mangiare prima. Cosa dici, giovane? Con la sola carne è interessante. Mentre se inserisce anche piadina, formaggio e quant'altro, va un po' a rovinare. No, col pollo Però non secondo va. me con solo il pollo Col dovrebbe pollo va essere... bene. C'è un po' di setalbello, senti un po' di spunto, lo senti? C'è un po' da Qua sì c'è tetto. un pezzo di pollo. Quindi vogliamo ricommentare? Cioè, No, la no, rivincita su. o no? No, vince il suave. Suave. Per me ancora, sì. Però no, metterei questo prima dello Shiraz. Ah, quindi questa è meglio di Shiraz. Assolutamente sì, con solo pollo sì. All right. Okay, it's a wrap. Wrap number 2. Goodbye. Go home. Ciao ragazzi. Tune in next week for your next serving of Everybody Needs a Bit of Scienza. For more fascinating interviews from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.